Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Ricordo quei giorni come se fossero ieri. I corridoi della scuola superiore, le risate che echeggiavano, i sogni e le lezioni condivisi. Era lì che tutto cominciava, il giorno in cui incontrai mia moglie. Era radiosa, i suoi occhi brillavano di una vitalità che non avevo mai visto prima. Era piena di energia, sempre in movimento con un sorriso che poteva illuminare anche la stanza più buia. Ero subito attratto da lei, il suo spirito era semplicemente contagioso. Poi c'era il mio migliore amico. Eravamo inseparabili, uniti come due gocce d'acqua. Condividevamo tutto, dai fumetti ai segreti più profondi. Eravamo lì l'uno per l'altro nei momenti di gioia e dolore, tra rifiuti e trionfi. Eravamo più che amici, eravamo fratelli. Noi tre eravamo un trio strano. Andavamo a scuola insieme, frequentavamo le stesse classi e condividevamo persino il tavolo del pranzo. Era un legame che pensavamo fosse indistruttibile. Ci eravamo promessi di supportarci sempre, di esserci nei momenti difficili e felici. Eravamo giovani, ingenui e pieni di sogni. Quando suonava la campanella a scuola che segnalava la fine della giornata, spesso ci trovavamo a trascorrere il tempo nel nostro posto preferito, vicino alla vecchia quercia. Era il nostro rifugio sicuro, il luogo dove potevamo essere noi stessi, lontani dagli occhi giudicanti del mondo. Ricordo quei giorni con un sorriso dolce amaro. Non sapevo che i legami che stavamo forgiando non erano così solidi come pensavo. Non sapevo che un giorno il trio si sarebbe diviso. Ma in quel momento eravamo solo tre adolescenti che cercavano di navigare nel labirinto dell'adolescenza, ignari delle svolte che la vita aveva in serbo per noi. Gli anni passarono, crescimmo e ci allontanammo dai corridoi della scuola superiore per affrontare il grande palcoscenico della vita. Era un periodo di cambiamento, un tempo di crescita. Il mio migliore amico andò al college, i suoi occhi pieni di sogni, pronto ad affrontare il mondo degli affari. Mia moglie, invece, decise di unirsi all'attività di famiglia, un banco dei pegni. Era sempre stata brava con le persone. Il suo talento per la comunicazione e la sua mente acuta la rendevano perfetta per quel lavoro. La dinamica tra di noi cominciò a cambiare. Il vuoto creato dalla distanza fisica tra il mio migliore amico e noi era evidente, ma abbiamo fatto del nostro meglio per colmarlo con telefonate, email e visite occasionali. Il legame che condividevamo era forte, o almeno così pensavo. Per quanto riguarda me e mia moglie, continuavamo a crescere insieme. Ci sposammo in una piccola cerimonia intima. Avevamo entrambi 24 anni, giovani e innamorati. Il futuro sembrava così luminoso, così pieno di promesse. Affittammo un appartamento nel cuore della città, un piccolo posto accogliente che potevamo chiamare nostro. Ricordo il giorno in cui ci trasferimmo. L'aria era piena di un'emozione non detta. Stavamo iniziando un nuovo capitolo della nostra vita e lo stavamo facendo insieme. L'appartamento, sebbene piccolo, era riempito con i nostri sogni e speranze condivisi. Stavamo costruendo la nostra vita pezzo per pezzo, aggiungendo bit di noi stessi in ogni angolo. I primi anni del nostro matrimonio passarono in un baleno. Erano pieni di risate, pasti condivisi, conversazioni notturne e sogni di un futuro bellissimo. Eravamo una squadra. Ci supportavamo a vicenda, celebravamo le vittorie dell'altro e stavamo vicini l'uno all'altro nei momenti difficili. La vita era bella e noi la vivevamo appieno. E poi un giorno tutto cambiò. Cominciai a notare un cambiamento sottile nel comportamento di mia moglie. Sembrava distante e preoccupata. Le chiesi se qualcosa la turbava, ma lei minimizzò, attribuendolo allo stress nel banco dei pegni. Le credetti. Non avevo motivo di non farlo, ma in fondo a me un sentimento di inquietudine cominciò a radicarsi. Qualcosa non andava, ma non sapevo cosa. Non sapevo che una grande tempesta stava per arrivare. Il cambiamento in mia moglie continuò.
La sua risata divenne meno frequente, il suo sorriso sembrava forzato e le nostre conversazioni iniziarono a sembrare costruite. Non riuscivo a mettere il dito sulla piaga, ma sapevo che qualcosa non andava. Era come se mi stesse sfuggendo e io stavo disperatamente cercando di tenere a me, a noi. Un giorno, mentre pulivo la casa, inciampai in una vecchia fotografia di noi scattata durante i nostri giorni di scuola superiore. Sembravamo così giovani, così spensierati. Era un netto contrasto con la nostra realtà attuale. Mi mancavano quei tempi, mi mancava lei. La fotografia nella mia mano scatenò un treno di pensieri. Mi ritrovai a riflettere sul nostro passato condiviso, i nostri ricordi, i giorni della scuola superiore e il mio migliore amico, ora lontano chilometri. La nostalgia era travolgente. Mentre guardavo la fotografia, il mio pensiero volò alla fidanzata del mio migliore amico, una donna affascinante che possedeva un negozio di animali. Era un sogno diventato realtà per lei, qualcosa che aveva sempre voluto fare. Suo padre aveva finanziato l'intera impresa, sembrava felice, contenta. Mi ritrovai a desiderare lo stesso per mia moglie. Circa nello stesso periodo notai mia moglie passare sempre più tempo al telefono. Lo metteva via rapidamente quando entravo nella stanza, il viso arrossato. Le chiesi del perché, ma lei liquidò la cosa dicendo che era solo per lavoro. Volevo crederle, ma qualcosa non mi sembrava giusto. Un senso di disagio cominciò a insinuarsi dentro di me. Dopo settimane ad osservare il comportamento strano di mia moglie e numerose notti insonni, decisi di assumere un investigatore privato. Mi sentii in colpa, come se stessi tradendo la nostra fiducia. Ma volevo sapere cosa stava succedendo con lei. Non avevo tempo di seguirla, avevo bisogno di sapere cosa stava succedendo con lei. Perché si stava allontanando? Era qualcosa che avevo fatto? Era qualcosa che non avevo fatto? Il giorno in cui assunsi l'investigatore, mi sentivo in una strana mescolanza di emozioni. C'era senso di colpa, ma c'era anche un senso di sollievo. Forse, finalmente, avrei potuto ottenere delle risposte. Forse avrei potuto sistemare qualunque cosa non andasse. Ma ero anche spaventato, impaurito da ciò che avrei potuto scoprire. Quando consegnai i dettagli all'investigatore, non avevo idea di ciò che stavo per scoprire. La verità stava per svelarsi, e non era nulla di ciò che avrei mai immaginato. I giorni si trasformarono in settimane. Ogni giorno era una nuova montagna russa di emozioni. Aspettavo con ansia il rapporto dell'investigatore, la mente piena di 1000 scenari diversi. Ma nulla, assolutamente nulla, avrebbe potuto prepararmi alla verità. Un pomeriggio, mentre ero seduto nel mio ufficio, ricevetti una chiamata dall'investigatore. La sua voce era grave e sentii un brivido scorrermi lungo la schiena. Mi chiese di venire al suo ufficio. Disse che aveva qualcosa da mostrarmi. Mentre guidavo verso il suo ufficio, il cuore mi batteva forte nel petto e sentivo un nodo in gola. Mi accolse nel suo ufficio con un'espressione cupa sul viso. Mi passò una cartella. Quando aprii la cartella e vidi ciò che c'era dentro, il mio mondo andò in frantumi. C'erano foto, molteplici foto di mia moglie e del mio migliore amico. Le foto erano scatti intimi. Non c'era dubbio. Mia moglie aveva una relazione con il mio migliore amico. Lo shock fu troppo da sopportare. Le mani mi tremavano mentre sfogliavo le foto. Mi pervase una ondata di nausea e mi fu difficile respirare. L'investigatore continuò con le sue rivelazioni. Mi disse che la relazione andava avanti da un po', anche durante i nostri giorni di scuola superiore. Questa informazione proveniva da una delle amiche intime di mia moglie che, consumata dal senso di colpa, aveva deciso di venire allo scoperto. Sentii un dolore acuto di tradimento. Il mio migliore amico, la persona di cui mi fidavo di più, mi aveva tradito e mia moglie, la mia compagna di vita, mi aveva tradito anche lei. Era come se il terreno sotto di me si fosse sgretolato e io stessi cadendo in un abisso. Non potevo credere a ciò che stavo sentendo, a ciò che stavo vedendo. La mia mente era un turbine di domande. Perché è successo? Come hanno potuto farmi questo? Ma non c'erano risposte, solo un silenzio assordante. Il viaggio di ritorno a casa fu un'esperienza confusa. Mentre camminavo nel nostro appartamento,
Tutto sembrava diverso. Le pareti echeggiavano il loro tradimento. La mia vita come la conoscevo era finita. Era il momento di affrontare la realtà e prendere alcune decisioni difficili. Respirai profondamente e raccolsi i miei pensieri. Sapevo cosa dovevo fare. Presi il telefono e composi il numero di un avvocato che conoscevo attraverso il mio lavoro. Fu sorpreso di sentirmi, ma ascoltò mentre gli spiegavo la situazione. Gli dissi che avevo bisogno di presentare immediatamente domanda di divorzio. Fu una conversazione dura, piena di termini come stato senza colpa e proprietà coniugale, ma era necessaria. Discutemmo i dettagli delle procedure di divorzio in Oregon e le complessità della situazione. Spiegai che non volevo nulla dal divorzio, nessun bene, nessun assegno di mantenimento. Volevo solo tagliare tutti i legami con mia moglie il più presto possibile. L'avvocato fu comprensivo e di supporto, promise di iniziare il processo immediatamente e mi consigliò di raccogliere tutte le prove che avevo dell'infedeltà. Le fotografie, le testimonianze, tutto doveva essere compilato e documentato. Era un compito arduo, ma doveva essere fatto. La realtà della situazione era dura e spietata, ma dovevo affrontarla frontalmente. Una volta terminata la chiamata, rimasi solo nel silenzio del nostro appartamento. L'assenza di mia moglie, che era ancora al lavoro, rendeva l'appartamento stranamente silenzioso. Mi resi conto che questa sarebbe stata la mia vita d'ora in poi, tranquilla, solitaria. Ma sapevo anche che era meglio di vivere una bugia. Cominciai a fare le valigie, la mente intorpidita dallo shock e dall'incredulità. Mentre mi muovevo nell'appartamento, impacchettando la mia vita, non potevo fare a meno di pensare alla grandezza del tradimento. Il mio migliore amico, mia moglie, le 2 persone di cui mi fidavo di più, mi avevano pugnalato alle spalle. Era una realtà dura, ma era la mia realtà ora e dovevo affrontarla. Il giorno successivo mi svegliai presto. Un senso di determinazione mi alimentava nonostante la notte insonne. Avevo raccolto le prove dall'investigatore privato in modo ordinato. Le fotografie e i video dipingevano un quadro vivido del tradimento. Accanto a questo, la confessione dell'amica di mia moglie era un pezzo di informazione schiacciante che avevo deciso di rivelare solo nel momento giusto. Con tutto in ordine, decisi di rendere pubblica la verità. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma dovevo farlo. Non potevo sopportare il peso del segreto da solo. Avevo bisogno di condividerlo con persone importanti per me. Iniziai con la mia famiglia. Fu una conversazione emotiva, piena di shock, incredulità e poi rabbia. Erano altrettanto feriti dal tradimento, considerando mia moglie come parte della nostra famiglia, ma erano di supporto promettendo di sostenermi durante questo momento difficile. Poi venne il turno della sua famiglia. Quella fu una conversazione più difficile. C'era una negazione iniziale e un istinto a proteggere i propri cari, ma le prove erano innegabili. Erano scioccati, imbarazzati e profondamente rattristati dalle azioni della loro figlia. Potevo sentire la delusione nelle loro voci, ma percepivo anche un rispetto, seppur a malincuore, per la mia decisione di venire allo scoperto. Infine, decisi di confrontarmi con il mio migliore amico. Lo chiamai. La mia voce ferma nonostante la tempesta di emozioni che imperversava dentro di me. Gli dissi che sapevo tutto della relazione, delle bugie. Gli parlai delle prove che avevo raccolto e che avevo già presentato istanza di divorzio. Ci fu silenzio dall'altra parte. Poi arrivarono le scuse balbettate, le suppliche per il perdono, le scuse patetiche, ma a me non importava più. Mi aspettavo rabbia, indignazione, forse persino una negazione, ma tutto ciò che provavo era un profondo senso di delusione. Questa era la persona a cui avevo affidato i miei segreti più profondi, con cui avevo condiviso i momenti più felici, e mi aveva tradito nel modo peggiore possibile. Terminai la chiamata con un semplice messaggio: stammi lontano per sempre, e con quello tagliai un'amicizia che era durata più della metà della mia vita. La giornata fu estenuante, sia emotivamente che fisicamente, ma fu anche liberatoria. La verità era venuta a galla e sentivo alleggerirsi il peso dalle spalle.
Nonostante il cuore spezzato, c'era anche un senso di sollievo. Il peggio era passato, o almeno così pensavo. Poco sapevo che la vera lotta stava solo cominciando. Una volta che la polvere si fu depositata dalle rivelazioni, era il momento di affrontare mia moglie. La donna con cui un tempo avevo promesso di trascorrere il resto della mia vita era ora diventata un'estranea. Scelsi il banco dei pegni, il suo luogo di lavoro, come luogo per il nostro confronto. Era un luogo pubblico, terreno neutro, e pensai che fosse meglio per contenere qualsiasi sfogo emotivo. Entrai nel banco dei pegni in un pomeriggio soleggiato. La vidi dietro al bancone assorta in alcuni documenti. Per un momento rimasi lì fermo a guardarla. Sembrava la stessa eppure diversa. Era ancora mia moglie, ma non lo era. Era una sensazione strana, surreale. Presi un respiro profondo e mi avvicinai al bancone. Alzò lo sguardo e i nostri occhi si incontrarono. Vidi un barlume di sorpresa, poi preoccupazione e infine colpa. Sapeva perché ero lì. Senza dire una parola, posai i documenti del divorzio sul bancone. La osservai mentre i suoi occhi scandivano il documento, il viso che impallidiva man mano che la realtà della situazione si insinuava. Alzò lo sguardo verso di me, i suoi occhi pieni di una miscela di paura e rimorso. «So», dissi. La mia voce suonava strana alle mie orecchie. Avevo pensato a questo momento, lo avevo provato nella mia testa innumerevoli volte, ma ora che era qui, tutti i miei discorsi preparati sembravano inutili. «So tutto». Lei aprì la bocca per dire qualcosa, probabilmente per negare, per spiegare, per scusarsi, ma non volevo sentirlo. Alzai la mano per fermarla. «Risparmialo, non importa più!» Mi girai e uscii, lasciandola lì in piedi con i documenti del divorzio. Fu un momento doloroso e straziante, ma fu anche il primo passo verso la mia nuova vita, una vita senza di lei, senza tradimenti, senza bugie. Con la dolorosa confrontazione alle spalle, era il momento di iniziare la battaglia legale. I divorzi non sono mai facili e questo non fu un'eccezione. Nonostante vivessimo in uno stato senza colpa, il tradimento aveva colorato tutto e ogni interazione diventava un campo di battaglia. In Oregon non è necessario dimostrare che il coniuge abbia fatto qualcosa di sbagliato per ottenere il divorzio. La legge richiede semplicemente una dichiarazione che la coppia non può andare d'accordo. Ma avere una solida ragione mi aiutò a livello personale, offrendo una sorta di catarsi. Nel frattempo, mi trasferii dal nostro appartamento condiviso, un luogo pieno di ricordi che ora erano contaminati. Trovai rifugio nella casa dei miei genitori, un luogo di conforto e comprensione. Era strano essere di nuovo nella mia stanza d'infanzia, un uomo di 30 anni di fronte a una situazione che cambiava la vita, ma era anche un luogo di guarigione, un primo passo verso la ricostruzione della mia vita. Il divorzio procedette rapidamente, con nessuno di noi che desiderava nulla dall'altro. Il divorzio fu veloce, una pillola amara da inghiottire, ma necessaria. Stavo ricominciando, lasciando il passato alle spalle e preparandomi per un nuovo viaggio. Circa 3 mesi dopo il divorzio, la mia ex moglie lasciò il banco dei pegni e si trasferì. La fidanzata del mio ex migliore amico annullò il matrimonio una volta scoperto che la mia ex moglie e il mio ex migliore amico avevano una relazione. Io sto prendendo un giorno alla volta. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!